Oggi preparo con voi questi meravigliosi calamari in padella ripieni di patate aromatizzate al limone. Iniziamo. E allora per prima cosa bisogna bollire le patate. Ci vorrà una mezz'oretta. Mentre le patate cuociono tagliamo a pezzetti piccoli piccoli le teste. Poi mettiamo l'olio in una padella o in un tegame, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio, poi mettiamo le teste e a fiamma alta le facciamo rosolare per 5 minuti. Le patate sono pronte, le schiacciamo con uno schiacciapatate, poi mettiamo le teste, mettiamo il prezzemolo, un goccio d'olio, il pecorino, la buccia di limone e mescoliamo bene bene. Ora aggiungiamo un po' di pepe, un pizzico di sale e diamo una bella mescolata. Ok, ora con un cucchiaino iniziamo a farcire i calamari, lasciamo 3-4 cm e andiamo a chiudere con gli stuzzicadenti. Ecco qua. Adesso mettiamo i calamari sul fondo di cottura delle teste e li facciamo rosolare 2-3 minuti per lato. A questo punto mettiamo il condimento rimasto, poi mettiamo un bel bicchierone d'acqua, copriamo e facciamo cuocere a fiamma medio-bassa per 20-25 minuti. Eccoci qua. E allora vediamo un po'. Mamma mia. Oggi preparo con voi questi meravigliosi e facilissimi calamari in friggitrice ad aria. Facciamoli insieme. Iniziamo. E allora per prima cosa bisogna tagliare i calamari ad anelli. Devono essere spessi più o meno così. Le teste, se molto grandi, le tagliamo quantomeno a metà e le pinne a pezzetti. Adesso in un contenitore o in un piatto mettiamo la semola di grano duro rimacinata, la farina di riso, un pochettino di scorzetta di limone, sempre soltanto la parte gialla, mescoliamo bene bene e poi all'interno mettiamo i pezzetti di calamari, infariniamo bene bene, togliamo la farina in eccesso, poi sistemiamo nel cestello della friggitrice ad aria senza sovrapporre possibilmente, spruzziamo sopra l'olio, è importante spruzzarci sopra un po' d'olio, sbattiamo un po', risistemiamo velocemente così da evitare di sovrapporre, altra spruzzatina e mettiamo a cuocere per una decina di minuti a 200 gradi. Eccoci qua. Ora ci mettiamo un po' di pepe, un po' di sale, io un goccino di limone ce lo metto. Mamma mia, questi calamari ripieni al forno sono tanto facili quanto buoni. Fateli con me. Iniziamo. E allora, dopo aver pulito e lavato i calamari, taglio a pezzetti piccoli le teste. Poi metto l'olio in una padellina, uno spicchietto d'aglio, poi metto i tentacoli e a fiamma vivace faccio cuocere per 3-4 minuti. Nel frattempo taglio a pezzetti piccoli il pane raffermo, poi in una ciotolina metto i tentacoli con il loro olio, metto il pane, i capperi, il prezzemolo, pizzichino di sale, un pochettino d'aglio tritato e mescolo tutto schiacciando bene bene con una forchetta o con le mani. Perfetto, ora con un cucchiaino vado a riempire le sacche, poi presto bene bene e lascio almeno 3-4 cm di spazio prima della fine. Poi con gli stuzzicadenti vado a chiudere così e in una teglietta metto i pomodorini in scatola, ci vado a schiacciare un po', le olive, un pochettino di prezzemolo, do una mescolata, lascio un po' di spazio, sistemo i calamari, metto un filo d'olio e vado in forno, dove faccio cuocere in modalità statica a 180 gradi per 25-30 minuti. A proposito, se resta un po' di ripieno, non lo buttate, filo d'olio in padella per 5-6 minuti a fiamma alta. Ed eccoli qua. Mamma mia! Calamari ripieni in padella, ricetta classica, una delizia. Facciamoli insieme, iniziamo. Dopo aver pulito bene bene i calamari, taglio i tentacoli piccoli piccoli, poi metto l'olio in padella, l'aglio, i capperi, qualche acciuga sott'olio, il peperoncino e faccio soffriggere. Dopodiché metto i tentacoli e li faccio cuocere per 5-6 minuti a fiamma alta finché l'acqua rilasciata si sarà asciugata. Poi li verso in un contenitore, aggiungo il pane tagliato a pezzetti abbastanza piccoli, metto il prezzemolo, il parmigiano, le uova e mescolo fino ad ottenere un composto omogeneo.
mio. A questo punto riempio i calamari fino a poco più della metà. Non riempiteli oltre perché in cottura i calamari si riducono mentre il ripieno aumenta di volume. Chiudo con un paio di stuzzicadenti e nella padella sporca metto l'olio, l'aglio, aggiungo i calamari con le pinne rivolte verso l'alto, poi dopo qualche minuto sfumo con il vino bianco, regolo di sale, giro i calamari, metto la passata di pomodoro, le olive, un po' d'acqua e faccio cuocere a fiamma media per 20 minuti con il coperchio. Poi impiatto e guardate qui. Vi innamorerete di questi calamari ripieni in bianco. Fateli con me, sono facilissimi. Iniziamo. E allora, dopo aver pulito e sciacquato i calamari, taglio a pezzetti i tentacoli e poi in una padellina metto l'olio extravergine, l'aglio, le acciughine che faccio sciogliere nell'olio. Ora metto i tentacoli e li faccio cuocere per un paio di minuti a fiamma vivace. Ora tolgo l'aglio, metto la mollica di pane, un po' di prezzemolo, poi do una bella mescolata, alzo al massimo e sfumo con il vino bianco. Lascio a fiamma alta e mentre il vino evapora schiaccio un pochettino il pane. Ok, ora metto il composto in una ciotolina e lo lascio intiepidire. Intiepidito metto il parmigiano, l'uovo, un po' di pepe e amalgamo bene bene. Ora riempio le sacche dei calamari fino a 3/4. Ora chiudo con uno stuzzicadenti. Poi metto l'olio in padella, metto i calamari, un pizzico di sale e faccio cuocere un paio di minuti per lato in maniera tale da far fare la crosticina. Ok, ora sfumo col vino bianco, lascio a fiamma alta e faccio evaporare. Evaporato il vino, aggiungo un mezzo bicchiere d'acqua, copro e faccio cuocere a fiamma media per circa 20 minuti. A proposito, se resta un po' di ripieno, mettetelo in padella, non lo buttate via. 5-6 minuti a fiamma alta e vedrete che bontà. Perfetto, ora spengo, grattugiata di buccia di limone, prezzemolo fresco e vado a servire. Mamma mia!